tutti ragazzi, buona domenica e benvenuti al solito appuntamento con le news della settimana. Io sto registrando di venerdì per ovvi motivi di lavoro, famiglia, impegni vari, quindi mi auguro che nella giornata di sabato non ci sia stata nessuna novità, almeno di grande importanza. Adesso veniamo a noi, ci siamo appena lasciati indietro la Star Wars Celebration con tutti gli strascichi, almeno per quanto mi riguarda, di delusione per non essere riuscito ad accaparrarmi nemmeno uno dei pezzi, almeno quelli che mi interessavano, esclusivi per il Giappone, che purtroppo sono in mano già agli scalper che rivendono su eBay a 1.400-1.500 euro. Ma lasciamo perdere, non voglio che le news vadano a vertere su questa cosa. Veniamo invece alla settimana in cui ci sono state, almeno per quanto riguarda Toys, delle importanti, poi vedremo più nel dettaglio, migliorie ad alcune doll che poi sono state anche rilasciate, almeno una di queste. C'è stato anche un annuncio, sempre in ambito Star Wars, di cui parleremo nella seconda parte del video. Veniamo adesso, siamo sul Facebook di Hot Toys, dove la maggior parte delle immagini sono aggiornate, perché sul sito ovviamente purtroppo non le aggiornano, e la prima miglioria con conseguente rilascio riguarda Luffy di One Piece, tratto dalla serie Netflix di One Piece. Una serie che io personalmente ho apprezzato, ha diviso molto il pubblico da quello che ho potuto constatare. Chi magari più affezionato tanto all'anime in parte l'ha odiata, tra virgolette, questa serie, forse perché non troppo, diciamo, fedele agli avvenimenti dell'anime. Io invece personalmente l'ho apprezzata. Come avrei apprezzato anche questa doll se solo avessero fatto un piccolo sforzo in più, che invece è stato fatto per un'altra doll che vedremo tra un po'. Qui infatti è stato aggiornato l'Headsculpt, che secondo me era decente anche nella prima doll, nel prototipo che avevano annunciato in precedenza, ma secondo me la miglioria che sarebbe dovuta essere fatta in questo caso è quella delle giunture, delle articolazioni in vista, che sono veramente molto brutte. Tra l'altro, ecco qui poi poche ore dopo l'annuncio della miglioria del volto è stata appunto rilasciata ufficialmente, e se andiamo a vedere sono veramente pessime queste articolazioni, veramente molto brutte. Sono state il motivo per cui non ho ordinato questo Luffy, sebbene appunto avendo apprezzato la serie l'avrei preso volentieri, ma con queste articolazioni qui ragazzi assolutamente no. Inoltre, parere mio personale, penso che questo Headsculpt con questa unica espressione, sebbene somigli all'attore, sia un po' troppo vincolante. Come vedete, in alcune pose come questa, in cui pose d'attacco, pose più dinamiche, questa faccia con il sorrisino che è giusta, nel senso va a riprendere l'attore, ma non mi sembra molto adatta, quindi avrei gradito magari un secondo Headsculpt e soprattutto, lo ripeto, lo ripeterò all'infinito, queste articolazioni che sono inguardabili. Poi una serie di Cosbaby, ragazzi, che non penso interessino a nessuno. La novità più importante di questa settimana, molto probabilmente, è questo tease. Hot Toys si sa che ormai va avanti a tease, ha preso questo vizio, cosa che io non apprezzo più di tanto, ma tutti ce l'aspettavamo comunque. Ecco qua una prima immagine di un mezzo busto, tranne la testa, del prossimo Superman. Non so perché ce l'abbiano mostrata adesso, perché il film, se non mi sbaglio, ragazzi, correggetemi se è così, dovrebbe uscire l'11 di luglio, se non mi sbaglio, ma qui già abbiamo una prima immagine del prototipo della doll. Ovviamente niente testa, niente figura completa, e credo che sia abbastanza presto. Penso che la doll possa essere annunciata intorno a giugno, la seconda metà di giugno. Di solito Toys rilascia le doll o immediatamente prima o comunque in un periodo molto vicino all'uscita del film o subito dopo. Quindi io credo che ancora sia molto presto, non so perché abbiano annunciato così presto cioè perché abbiano fatto vedere questo tease, ma non credo che prima appunto di giugno venga rilasciata. Staremo a vedere, magari mi sbaglio. Qui abbiamo l'annuncio di cui parleremo a brevissimo. È stato rilasciato anche Black Manta, che a me personalmente non ha fatto mai impazzire, da Aquaman and the Lost Kingdom.
quindi anche lui disponibile da oggi in Asia, così come Rex, il capitano Rex dalla serie Ahsoka. Io ho già la versione da The Clone Wars, questa versione dovrebbe essere migliorata, rivisitata, rivista con qualche piccolo cambiamento. Ne avevamo già parlato nelle news della settimana di ormai credo un anno fa, e non l'ho preordinata, ma comunque per chi avesse mancato la prima versione, ragazzi, questo è un ottimo pezzo. Rex è sempre una meraviglia per gli occhi. Sono molto contento che stiano continuando a rilasciare doll di Ahsoka, perché voi sapete quanto io ami questa serie, quanti preordini soprattutto abbia relativi ad Ahsoka, quindi non vedo l'ora di avere sullo scaffale tutte le doll dedicate alla serie. Qui abbiamo un altro post molto simpatico di Hot Toys in cui, come vedete, c'è un commento mio nel mio inglese maccheronico in cui praticamente li insulto perché dicono: non mancate l'opportunità di procurarvi il vostro Anakin Sith Artisan, e io giustamente, secondo me, gli dico: sì, ok, se non devo mancare l'opportunità, non vendermelo limited soltanto al Giappone e non venderlo agli scalper che poi lo rivendono a $1.500 su eBay, ma cerca di renderlo possibile, rendere possibile l'acquisto a tutti quanti, inclusi noi europei. Però questa piccola parentesi. Poi l'ultima novità, per quanto a parte l'annuncio che vedremo tra un istante, è sempre un'altra miglioria. Un'altra miglioria in questo caso per il Feral Predator da Prey. Miglioria che anche in questo caso è abbastanza evidente, dovrebbe riguardare per lo più i capelli, che dovrebbero essere un po' più fini, un po' più naturali, diciamo, e soprattutto, raga, il torso, il dorso, cioè il petto, che non ha più quella fastidiosa articolazione visibile, ma appunto è seamless. E questa è una miglioria importantissima, perché nel mio caso, per esempio, non in questo caso specifico, ma quando io vedo delle articolazioni del genere, soprattutto sul busto per personaggi a petto nudo, mi viene sempre da storcere il naso e cerco di non preordinare perché non mi piacciono. In una Hot Toys o comunque in una doll in scala 1 a 6 cerco quantomeno che sia seamless il più possibile per quanto si può. E in questo caso quindi non ho effettuato il preordine di questo Feral Predator, anche per altri motivi, ma comunque non l'avrei fatto anche se fosse stato un personaggio che mi sarebbe interessato. E qui, solito discorso, preferirei che questo tipo di annunci, questo tipo di novità venissero fuori un pochino prima, così da darci la possibilità appunto di preordinare, perché in questo caso se per esempio avessero messo Luffy senza le articolazioni mi sarebbe piaciuto da una parte, ma sarebbe poi difficile per noi, sarebbe stato per noi difficile andarsi a recuperare il preordine. Piccole accortezze, e non so se voi siete d'accordo con me, anche qui ragazzi, se vi va discutiamone qui sotto nei commenti. Comunque sappiate che penso che a questo punto la prossima settimana verrà rilasciato anche questo Feral Predator, ci sono queste migliorie e non posso che essere contento, così come dovreste esserlo anche voi. Veniamo adesso all'annuncio che riguarda sempre il mondo di Star Wars, che per aprile e maggio, ragazzi, sarà sempre presente e io ne sono felice, non so voi. Abbiamo l'annuncio del Range Trooper direttamente da Andor. Sta per uscire la seconda stagione, già abbiamo parlato, riparlato ragazzi, e quindi stanno venendo fuori anche le doll dedicate ad Andor. Qui abbiamo il Range Trooper che davvero ha uno stile molto accattivante, un'estetica che a me piace molto, con il suo bazooka blaster, bellissimo, in collezione sicuramente farà una gran bella figura, bello il pelo sugli spallacci, bella la colorazione, questo bianco sporco e quant'altro, raga. Questa è una bellissima doll, io non prendo mai i Trooper o quasi mai, e quindi probabilmente per il momento passerò, ma questo sarebbe un'ottima aggiunta alla collezione. Nulla di particolare per quanto gli accessori, come per tutti i Trooper abbastanza sobrie come figure. Abbiamo una basetta rettangolare classica di Star Wars, 3 paia di mani intercambiabili, le armi, abbiamo il bazooka e anche il fucile, insomma abbastanza carina come doll, ve lo ripeto, tessuto anche per il cappotto. Ditemi voi se la prenderete oppure no. Andiamo adesso sul colosso dei nerd.com.
per dare un'occhiata agli ultimi arrivi. Non è uscito molto rispetto alla settimana scorsa, ma un pezzo è in particolare davvero molto interessante. Ci eravamo lasciati con il preordine di Scarecrow da Batman Begins a 299 euro e qui raga esula un po' dal mondo delle 1 a 6, ma ci sono queste agende luminose che ho visto e vi consiglio di andare a guardare sul profilo Facebook, Instagram del Colosso di Nerd, perché sono veramente bellissime. Ci sono di tutti i tipi, da Harry Potter al Signore degli Anelli a Dragon Ball, ce ne sono veramente di tutti i colori e hanno la particolarità di avere la copertina che si illumina andando a ricreare ad esempio l'onda energetica di Goku o si illumina l'anello del Signore degli Anelli. Insomma, sono molto particolari, potete utilizzarle alla fine 19 euro per fare un regalo, per regalarle a voi stessi, davvero fighissime. Abbiamo il Superman della Mayflex a 99 euro di Zack Snyder's Justice League, anche questo molto carino. E poi la cosa più figa ragazzi è il cacciatore di Bloodborne, è una statua da 529 euro, ma per tutti coloro che hanno amato Bloodborne questo è un pezzo bellissimo della Gecko, è fantastico, va a, a riprendere proprio le sembianze del cacciatore, bella anche la basetta, gli effetti del sangue, è veramente fighissima, anche con il martellozzo, l'ascia, davvero una bellissima statua. Ragazzi, io non colleziono statue, ma questa veramente mi attira tantissimo, io che ho amato anche Bloodborne. 32 cm di altezza, quindi nemmeno troppo ingombrante, quindi raga, fateci un pensierino. Detto questo, come al solito, io vi auguro una buona domenica. Se volete discutiamo qui sotto nei commenti di quelle che sono state le migliorie di questa settimana. Dal punto di vista degli annunci un po' spenta, ma serve come ripresa dalla Star Wars Celebration per puntare poi ad un maggio che probabilmente sarà anch'esso pieno di Star Wars, per poi andare verso l'estate con il nuovo Superman che mi ha incuriosito, ma tanto già si sapeva che sarebbe uscito, che sarebbe stato annunciato da Hot Toys, e poi vedremo che cosa ci riserverà nel futuro. Ci sentiamo qui sotto nei commenti allora e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, buona domenica, a presto!